Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un nuovo marchio portoghese, Westman di Tiago Sousa. In questo caso Utopia, tabacco, oud e benzoin. Una profumazione che subito mi è entrata nel cuore perché a differenza di altre tipo tabacco e vaniglia di Tom Ford, che ormai tutti copiano, straricopiano sta profumazione, anche se a primo naso lontanamente, magari per quel leggero tocco di vaniglia lo si può ricordare. Qui invece l'oud io lo sento, il benzoin dico la verità non ho idea di che profumazione abbia, quindi non vado a fare il professore, però la cosa che a me ha colpito di più di questa profumazione da ex fumatore è che mi ricorda proprio un pacchetto di sigarette appena aperto. Dopo, logicamente, c'è la sua eleganza, senti altre note, è fantastica come profumazione. Però questa nota di pacchetto di sigarette appena aperto è spettacolare, secondo me. E di quelli anche tipo senza filtro di una volta, tipo MS Italia, cose del genere. Spettacolare, profumazione veramente spettacolare. Allora, come pennello andiamo a provare il manico fatto da Enrico Montesin, un amico mio. Che cosa vi devo dire? Quando uno solo per passione, lui lavora il legno e mobili antichi e riesce a fare un'opera d'arte così, capite solo che è qualcosa di spettacolare. Il ciuffo è della Body Brush. Ci approfitto di provare, è un sintetico, tra l'altro non costa neanche tantissimo. Ne approfitto perché io di Nodi così ne ho solo un altro che mi hanno regalato loro quando ho preso altre cose. Vi spiego il perché a me non piace questo tipo di taglio nel pennello, cioè il taglio fan. Poi ve lo spiego. Come rasoio, adesso dirò la mia dopo averci studiato e provato un paio qualche giorno. Blackland Blackbeard. Non sono un inglese, un anglofono, parlo solo italiano e a stento, quindi giudichiamo questo rasoio. Ah, ecco, per un amico che ha detto che odiava quando la lametta sporge i lati, purtroppo devo dirti che un pochettino la lametta si sente, poco ma si sente. Per il resto il rasoio è spettacolare. Questa è la versione machined, c'è chi può piacere o no, ma c'è anche quella polished per chi vuole spendere un po' di più e avere la perfezione. Progetto unico, lavorazioni ben fatte, anche se sul machined comunque i segni di lavorazione si vedono, ma fa parte della scelta. Oggi lo proverò però con una lametta diversa, che comunque mi ci trovo bene, ma che non è la mia preferita, cioè la Münster Super Platinum. La proverò con un Astra Blu. Avendo anche un bel po' di barba, vediamo come si comporta. E dopo vi dirò le mie impressioni sul rasoio. Allora, perché non amo questo tipo di ciuffo? Perché secondo me questo tipo di ciuffo funziona e va bene solo se lo usi nella ciotola. Perché tu quando lavori nella ciotola probabilmente riesci a montare bene il sapone tutta la superficie del pennello, anche se secondo me è una cavolata. Però vabbè, lavora piatta e quindi rodi bene, lavori bene così. Però nel montaggio in viso, quando fai questi movimenti qua, ok, il ciuffo tende a piantarsi e saltare in viso, cioè non è come il bulbo, ok, che tu riesci a lavorare bene con le punte e si muovono bene. Queste qua tende sempre un po' ad ingriparsi, è come prendere un ciuffo e tagliarlo così. Io non la vedo una cosa intelligente da fare. Cioè non ne vedo l'utilità e soprattutto quando io lo uso in viso non mi piace la sensazione che mi dà. Ma come sempre sono gusti e scelte personali, soprattutto su un pennello, anche perché mettici il taglio che vuoi, il pennello
monta sempre, quindi è proprio una questione di gusto mio personale. Ci metterò comunque un po' di prebarba, perché comunque lo faccio sempre, quindi e vi dirò anche perché secondo me questo rasoio piace a tanti. Fino adesso non ho trovato, c'è anche chi lo ha venduto, quindi vuol dire che piace a tanti ma non a tutti. E vi dirò il motivo per cui mi è stato dato in prestito da Alessandro Vettorello, l'amico del gruppo. Io gli ho prestato un altro paio di rasoi. Vi spiegherò perché comunque io non lo acquisterò. Ok, vediamo come lavora sto sapone. E anche durante il massaggio in viso con sto ciuffo, nonostante lavori molto bene, se voi fate movimenti così, ok, laterali, anche premendo, lavorate. Se voi fate movimenti così, sentite proprio il ciuffo che si pianta in viso. Ed è una sensazione che proprio mi dà un fastidio enorme. Cioè, devi per forza lavorare di lato. Peccato perché fanno solo questo fan. Però magari chi monta in ciotola, cosa che per me non esiste, chi monta in ciotola ha la possibilità comunque dopo di spalmarlo solo in viso, perché comunque il sapone l'hai già montato, e quindi magari lo può usare con meno problemi. Ok, primo passaggio bello protettivo, comunque lo trovo ben idratato, profumazione che esplode, completamente spettacolare. Allora, prima cosa che io non mi trovo e non mi piace di un rasoio è quando hai un angolo quasi obbligato, cioè un angolo abbastanza chiuso, cosa che ha questo rasoio. Però ha anche dei lati molto positivi, quindi va veramente a gusto personale. Quindi angolo chiuso, eccolo qua, trovate l'angolo, meno del Blackland Dart, sembra il progetto del Dart migliorato, ma comunque molto più chiuso di tutti gli altri rasoi che ho. Quindi ogni volta che lo usi, almeno che lo uso, devo stare lì a dire ok, adesso devo tenere l'angolo così. Ok che se lo apri di più non lavora bene, però è una cosa che a me non mi fa impazzire. Allora, com'è come taglio? È una pialla. Nel senso che con una dolcezza incredibile porta via tutto. Come taglio il rasoio suona abbastanza bene, non è tra i più emozionanti che ho, ma non è nemmeno sterile, nel senso che il taglio si sente ed è molto piacevole.
Adesso però proseguiamo nella rasatura e dopo discutiamo di altre cose. A me sta profumazione proprio mi ha preso il cuore, ma proprio in una maniera incredibile. Dopo se serve pesco un altro po' di sapone. Molti dicono che sia un rasoio tecnico. Secondo me non è tecnico, o meglio, lo è per un neofita perché devi tenere un angolo che non è naturale, quindi lo devi capire. Ma chi ha un attimo di minimo di esperienza te lo fa capire il rasoio chiaramente come vuole essere usato, non è che sapone super scorrevole. Ok. Facciamo un'altra passata di contropelo e dopo vediamo il risultato. Già così uno può dire, vedete, che ho fatto già di punti quasi praticamente contropelo, però già così uno si potrebbe anche dire a posto, pulito. Però come sapete, e come la ragiono io, e come piace a me vivermi da passione, io finché non vedo il BBS assoluto non mi fermo, quindi per me un rasoio, per il mio gusto, per il mio tipo di rasatura, mi deve portare al contropelo, quindi il BBS assoluto, sempre. Invece per chi si accontenta o per chi dice ok io voglio essere pulito con pochi passaggi, questo è un rasoio che sicuramente vi farà innamorare perché appena avete capito l'angolo lui con dolcezza, emozione di taglio e pochi passaggi vi porta il BBS, vi fa sentire meno la lama di un 316, di un Rocca o di un R41, anche se per me R41 con la giusta mano, boh, io lo sento sempre più dolce di tutti gli altri, ma probabilmente è una cosa mia di... non lo so, per me R41, quando lo hai capito veramente, boh, ti permette di fare qualsiasi cosa. Sapone tallovato, taglianolina, qua c'è dentro di tutto. E va bene così, ci voleva un sapone all'americana, ma in Europa, anche come profumazione.
Anche come prezzo è veramente ottimo, in più come gruppo abbiamo anche uno sconto, bella cosa. Cosa mi dà fastidio dell'angolo chiuso? Che quando arrivi in certi punti qua, che devo fare il contropiede, praticamente c'hai quasi il manico nel naso. A me sta roba mi nervosisce parecchio. E dopo non mi piace un rasoio che decide per me tutto. E secondo me questo è un rasoio che decide praticamente tutto, non come proprio un Enson, perché quello proprio è obbligato, anche perché qui c'è un peso diverso, quindi anche un Enson, se voi gli andate a mettere un manico più pesante e avesse un peso così, sarebbe tutta un'altra sensazione in viso, eh. Ok, adesso facciamo i ritocchini e vediamo cosa è rimasto. Perché da dopo insomma, ovviamente anche nel passato comunque ci sono stati di rasoi come il Falcon così che tentano di fare queste teste un po' obbligate. Però a me queste teste obbligate mi tolgono un po' di gusto nel radermi, perché anche se questo rasoio ha tutto un altro carattere, tutta un'altra profondità di taglio di un Enson, però non lo so, cioè è quel rasoio che magari prenderei in mano quando magari ho un po' più di fretta, ecco, non so, e voglio una rasatura profonda, confortevole e senza troppo impegno, però a me sta cosa dell'angolo obbligato a me non mi dà soddisfazione, ragazzi, non mi dà soddisfazione, c'è poco da fare. E dopo, eccolo qua, vedete, io adesso per arrivare al BBS devo spingere in certi punti, perché lui, cioè in certi punti sono in BBS assoluto, ma già quasi, non dico col traverso, ma quasi, ma in posti più difficili, questa testina obbligata o questo angolo di rasatura sul mio viso mi fa tribolare arrivare al BBS. Quindi devo insistere e la cosa non è che mi faccia tanto impazzire. Anche qua in zona baffi, cioè per chi vuole una rasatura comunque che abbia un taglio emozionante, profonda, e appena hai capito l'angolo, anche facile, questo è un rasoio che oggi è difficile da battere, secondo me.
ed è sicuramente anche più emozionante, ad esempio, di un Silversmith che, nonostante abbia una concezione più normale di rasoio, però ad esempio non senti quasi la lama, invece questo qua, quando la lama passa, canta, si sente proprio. Però è un angolo che io non sopporto, cioè a me non mi piace tenere un angolo così, non mi piace tenere un angolo con le dita nel naso qua da quanto chiuso è, mi piace avere più, cioè gestirmi di più l'angolo in base alle necessità, perché io qua ho dei punti dove se devo per forza mantenere questo angolo qua faccio una fatica tremenda ad andare in profondità, ho bisogno di più versatilità anche nell'apertura dell'angolo, perché in certi punti magari muovendo un po' l'angolo riesco a lavorare meglio. Con questo ti dice no, guarda che se usi quell'angolo lì, o ad esempio lo chiudi troppo di più, guarda che rischi di... Cioè lui ti fa esattamente capire come deve essere usato, almeno con la mano che ho io e le sensazioni che ho io, mai uno che lo prende in mano la vede in modo diverso, io vi dico quello che provo io. Mi dice esattamente come vuole essere usato. È molto profondo, ma in certi punti io dovrei insistere ancora per arrivare a un livello che mi dà un charcoal, che mi dà un Apollo Piastra 2 e dovrei insistere ancora e ecco magari ti salta fuori quel puntino che non vorresti. Sapone si è comportato molto bene, bel post rasatura, asciutto, pulito, non di quelli grassi, ok? Quindi un bel post rasatura pulito e liscio, molto naturale come post rasatura, quindi sta cosa la apprezzo, non grasso, assolutamente. Proviamo anche l'after. Alcolico, ma non brucia, comunque rasatura ottima. Sull'after viene fuori ancora di più quella parte di sigaretta, proprio di pacchetto di sigarette quasi senza filtro, spettacolare. Ne metto ancora un po' perché mi piace da morire. E ora sono sincero, come protezione secondo me non arriva ai livelli ad esempio di un Declaration, però costa anche 20 euro in meno di un set di Declaration, quindi se io devo valutare la qualità-prezzo in Europa e anche profumazione, cioè qualità-prezzo, quindi profumazione, scorrevolezza, post-rasatura, un po' tutto l'insieme. In America c'è qualche marchio, ma che quelli che sono arrivati oggi in Italia, secondo me, non lo so se arriviamo a questi punti qua. E quindi come prodotto europeo, ragazzi miei, tanto si mangia anche qualche americano tipo Zingari, roba che adesso è arrivata qua in Italia, un po' così come, secondo me, è superiore a Stirling. E qualità-prezzo eccezionale. Profumazione fantastica, io ho anche Alma, ci sono 4 profumazioni, anche Alma, anche quella profumazione che mi è piaciuta da morire. Le altre due a mio gusto un po' meno, però le profumazioni sono un gusto personale. Questa è quella più, secondo me, proprio azzeccata. Profumazione fantastica, fantastica. Post rasatura meraviglioso. Comunque io il mio BBS me lo sono portato a casa, bello profondo. Però in qualche minuscolo punto qua, cioè, so che fino a qua può arrivare il rasoio, se non riuscirei qua ad andare più in profondità, ci ho provato, ci ho riprovato, mi vado a far male. È già un risultato fantastico, cioè il 95%, probabilmente 97-98% delle persone, già è un risultato fantastico. Io sono un maniaco e quindi per arrivare... Praticamente è un rasoio perfetto fino al 95% delle rasature, l'ultimo 5% mi crea dei problemi. Sarà questo tipo di testa, questo tipo di angolo che io purtroppo col mio viso fatico, però non siamo tutti uguali, quindi è probabile che il 95% di voi, 97%, dica un rasoio fantastico e ci sta perché comunque il progetto è fantastico, non è simile a Enson, può avere una concezione nel senso di dare un angolo più obbligato in modo da, come si può dire, rendere meno difficoltoso gestire il rasoio,
ma nello stesso tempo questo qua dà una profondità di taglio secondo me superiore anche a Enson Medium, quindi è un rasoio assolutamente, e anche come taglio molto più emozionante, perché anche se ha questo angolo chiuso ma non è proprio costretto completamente, c'è una leggera mobilità, te la dà, c'ha la lama sospesa, quindi la lama è fissa qua, quindi c'hai tanta lama così libera, e queste leggere vibrazioni che senti rende il taglio molto emozionante. Quindi è assolutamente un rasoio ben fatto, ben studiato, che però a me non ha assolutamente preso il cuore sotto nessun punto di vista, ma oggettivamente, per come la vedo io, è un rasoio fantastico e che capisco perché tanti ne siano affascinati e lo usino con grande gioia anche tutti i giorni. Perché se ad esempio uno non ha le difficoltà che io di ricrescita, con questo qua fai anche un obliquo, un contropelo veloce e arrivi a un buonissimo BBS, cioè con una profondità e con una dolcezza e con una facilità che difficilmente altri rasoi riescono ad avere. Però io cerco altro dalla rasatura, e questo non mi dà quello che cerco io, quindi è una cosa mia personale e qui rimane. Utopia, eccolo qua. Oh ragazzi, a me piace tantissimo, piace tantissimo. Come vi ho detto, non vi vengo a dire che è un set che arriva a livelli astrofisici, ok? Ma arriva ad altissimi livelli, soprattutto per il prezzo che ha. Quindi è assolutamente consigliato, perché voi spendete, mi sembra, 30-35 euro per un set. In più avete anche sto sconto del 10% se prendete due set, o c'è lo sconto del 10 e del 5%. Venite sul gruppo e vedete il post. O se no dite di Passione Rasatura, dovete contattarlo in privato su westman.com, o se no c'è la pagina Facebook. Lo contattate, non c'è un sito di vendita, quindi lo dovete contattare per adesso, ve li spedisce lui. È fantastico perché profumazione è una bomba, protezione è buonissima, non ok a livello dei big, ma al suo prezzo è ottima scorrevolezza, ottima protezione e ottimo post rasatura. Secondo me, ecco, questo è il post rasatura è superiore o comunque alla pari di molti set sopra i 50 euro. Ecco, quindi dalla sua una protezione che magari non è a livello dei big, anche se è ottima, un'ottima scorrevolezza, ma il post rasatura è a livello dei big, quindi se la gioca veramente alla grande con molti set anche americani. Questo è quello che mi sento di dirvi, vi auguro una buona giornata, la rasatura è stata comunque spettacolare, me la sono godesta, ma questo tipo di rasoio ragazzi non fa per me, quindi non mi dà quello che io cerco in rasatura, ma non mi sento in nessun modo di dire che è un rasoio noioso, che è un rasoio che non va in profondità. Come ho detto, probabilmente per la maggior parte di voi è un rasoio che è profondo, facile, dolce, emozionante, tutto quanto. Per me no, per il mio tipo di rasatura, per la mia pelle, per le mie difficoltà che ho, l'angolo mi dà fastidio, fatico ad arrivare al BBS fino in fondo, e anche se il taglio è emozionante, ma sentirmi così costretto non mi dà quello che io cerco nella rasatura, quindi è proprio una questione emozionale mia, personale. Ottimo, vi ho spiegato anche la questione del ciuffo fan, quindi per me no, solo bulbo, io mi trovo bene solo con quelli, e basta. Direi che comunque ce la siamo goduta e ce la siamo portati a casa alla grandissima, grazie anche comunque a un sapone che mi ha dato tutto quello di cui avevo bisogno in rasatura. Ottimo. Ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Bye bye.